Oggi voglio parlarti di qualcosa che ha profondamente cambiato la mia vita, prima ancora del minimalismo, ovvero il buddismo e il mio avvicinamento a questa filosofia. In questo video voglio raccontarti in modo molto semplice alcuni concetti secondo me molto importanti e dimostrarti come questi sono strettamente collegati al minimalismo. Tutto è iniziato in un periodo in cui mi sentivo un po' smarrito. Cercavo un modo per trovare pace interiore e felicità autentica, qualcosa che andasse oltre la soddisfazione del momento. È stato allora che ho scoperto il buddismo e devo dirti che è stato come aprire una nuova porta verso la comprensione di me stesso e del mondo che mi circonda. Il buddismo per me non è una religione o una filosofia antica, ma è un vero e proprio percorso di crescita personale. Una delle cose che mi ha colpito di più sono i 4 pilastri, conosciuti anche come le 4 nobili verità, e vorrei condividere con te che cosa significano per me. La prima verità afferma che la vita è intrinsecamente legata alla sofferenza. Lo so che all'inizio può sembrare un pensiero negativo, ma in realtà riconoscere che il dolore fa parte dell'esperienza umana mi ha aiutato a sentirmi meno solo nelle mie difficoltà. È come ammettere che è normale affrontare sfide e che non c'è nulla di sbagliato in questo. La seconda verità spiega che la sofferenza deriva dal nostro attaccamento e dai desideri insoddisfatti. Mi sono reso conto di quante volte ho cercato la felicità in cose materiali o in obiettivi esterni, solo per rimanerne poi deluso. Ho capito che era il mio continuo desiderare e aggrapparmi a certe aspettative a causare gran parte del mio malessere. La terza verità offre speranza. Esiste una via per liberarsi dalla sofferenza. Questo concetto mi ha dato una grande motivazione. Sapere che posso lavorare su me stesso per alleviare il mio dolore è stato davvero incoraggiante. La quarta verità presenta il sentiero ottuplice, una serie di pratiche e principi etici che guidano verso la liberazione dal dolore e verso una vita più soddisfacente. Ho iniziato a integrare alcuni di questi principi nella mia quotidianità, come ad esempio la consapevolezza, la meditazione e l'azione compassionevole. Un esempio concreto? Prima ero preso dal fare 1000 cose contemporaneamente. Pensavo che essere occupato fosse sinonimo di essere produttivo e felice, ma mi sentivo esaurito e insoddisfatto. Quindi ho iniziato a praticare la consapevolezza nel momento presente, dedicando attenzione completa a ciò che stavo facendo, sia che si trattasse di lavorare, di mangiare o semplicemente di camminare. Questo ti assicuro che mi ha aiutato a trovare gioia nelle piccole cose e a ridurre lo stress. Il buddismo mi ha anche insegnato l'importanza di allontanarsi dal dolore non evitandolo, come magari erroneamente si può pensare, ma comprendendolo e trasformandolo. Ho imparato a osservare le mie emozioni senza giudizio, accettando sia i momenti felici che quelli difficili come parte del mio percorso. La ricerca della felicità interiore è diventata per me una pratica quotidiana. Ho capito che la vera felicità non dipende dalle circostanze esterne, ma da come scegliamo noi di reagire e interagire con il mondo intorno a noi. Ho iniziato a coltivare la gratitudine, la gentilezza e la compassione, sia verso gli altri che verso me stesso. In questo percorso ho trovato una nuova serenità, non perché la mia vita sia diventata improvvisamente perfetta, ci mancherebbe, lungi dall'esserlo, ma perché ho cambiato il modo in cui io la vivo. Ho smesso di cercare la felicità nelle cose che sono fuori dal mio controllo e ho iniziato a coltivarla dentro di me. Se anche tu ti senti in cerca di qualcosa di più profondo, ti invito a esplorare questi concetti. Non serve abbracciare una nuova religione o a cambiare radicalmente il tuo stile di vita. Si tratta piuttosto di aprire la mente a nuove prospettive che possono arricchire la tua esistenza. Grazie per avermi ascoltato e per aver condiviso questo momento con me. Mi piacerebbe sapere che cosa ne pensi o se hai avuto esperienze simili. Sentiti libero di condividere le tue riflessioni nei commenti qui sotto. E ricorda, il percorso verso la felicità interiore è unico per ognuno di noi, ma possiamo supportarci a vicenda lungo la strada. Se pensi che questo video e in generale i miei video possano essere utili a qualcuno che conosci, suggerire il mio canale sarebbe per me un regalo prezioso, perché mi aiuteresti a far circolare queste idee e a raggiungere altre persone che potrebbero trarre beneficio dal minimalismo. Grazie.